La Rota Vicentina è un trekking circolare di 400 km nell'Algarve, la regione più a sud del Portogallo. Si divide fra il cammino storico, nell'entroterra e che alterna la classica macchia mediterranea tappezzata di ulivi e querce da sughero, e il sentiero dei pescatori, un susseguirsi senza fine di spiagge di sabbia finissima e scogliere a picco sull'Oceano Atlantico. È proprio quest'ultimo che decido di affrontare come seconda meta del mio viaggio, spronato dai suggerimenti di amici entusiasti. Da Santiago mi sono spostato in autobus verso Lisbona, una città tanto affascinante quanto enigmatica. La sua ricca amalgama di stili architettonici spazia dal manuelino della Torre di Belém al barocco delle cattedrali, fino all'Art déco di Avenida de Liberdade. Tuttavia, Lisbona si presenta anche piegata sotto il peso del turismo di massa, dove caffè e ristoranti tradizionali sono sostituiti da kebab e locali notturni. Solo la mattina presto mi permette di esplorare una città che conserva intatto per poche ore il fascino che l'ha resa celebre. Il famoso tram 28 percorre lentamente i pittoreschi quartieri di Alfama e Chado, fino a raggiungere il vivace Barrio Alto, dove i bar bohemien accolgono impiegati e operai con vellutati caffè di origine brasiliana, accompagnati dagli immancabili pastel de nata. Lisbona si offre allo sguardo come un'opera d'arte dominata dall'azzurro profondo delle azulejos. Questo mosaico di ceramiche smaltate non è solo decorativo, ma testimonianza di secoli di incontri tra culture, un idioma visivo che narra storie di mare, commercio e di fede. Il cammino dei pescatori, in portoghese Trilhos dos Pescadores, parte ad un paio di ore di autobus a sud di Lisbona, dal villaggio di Sines, città natale dell'esploratore Vasco da Gama. Da lì ci si incammina verso la costa, verso Porto Covo. Lasciando Sines si affianca la zona industriale e il consiglio spassionato che posso darvi è cercare un taxi per saltare 2 ore prive di interesse, mentre il tratto successivo, direttamente sulla spiaggia, si è rivelato il preludio di quelli che saranno 10 giorni e 220 km davvero memorabili. In queste prime tappe non incrocio più di 2 o 3 escursionisti al giorno e questa tranquillità mi permette di assaporare appieno l'essenza di questo trekking, il contatto diretto e senza filtri con una natura potente e incontaminata. Ma prima di scoprire tutto questo, il Portogallo mi ha conquistato con la sua cucina, che porta in sé le influenze di secoli di esplorazioni e commerci con i luoghi più remoti ed esotici del mondo. Il coriandolo di origine asiatica e i peperoncini introdotti del Nuovo Mondo convivono qui con il baccalà norvegese, le sardine atlantiche e le vongole dell'estuario del Tago. Ma sono la caldeirada, una zuppa ricca di pesce e molluschi, e i preziosi percebes raccolti sui pericolosi scogli oceanici a catturare la quintessenza della tradizione culinaria portoghese. Un mondo di sapori che è al tempo stesso un viaggio storico e geografico. Rispetto al Cammino di Santiago, affollato anche fuori stagione, il Trilho do Pescadores offre un'esperienza completamente diversa. A maggio, quando i turisti sono ancora pochi, ci si ritrova spesso a camminare in perfetta solitudine per ore. Su questa costa selvaggia, attraversando il Parco Nazionale dell'Alentejo, è l'oceano il protagonista indiscusso. Qui non ci sono bar ogni 5 km come sul cammino francese, né frequenti punti di ristoro. Bisogna pianificare bene le tappe e portare sempre con sé acqua a sufficienza. È un trekking che richiede presenza e attenzione, dove la ricompensa non è una compostela finale, ma l'immersione totale in uno degli ultimi tratti di costa selvaggia d'Europa.
Da queste scogliere si possono ammirare le onde lunghe centinaia di metri dell'Atlantico, che si infrangono maestose contro le pareti verticali. Il suo fragore costante accompagna ogni passo, un sussurro lontano quando il sentiero si inoltra nella macchia mediterranea, diventando un rombo assordante quando ci si affaccia sulle scogliere. Lungo il cammino si creano incontri spontanei con gli altri viaggiatori. Sara, nata a pochi chilometri dal mio paese, ed Erika dalla Campania, sono diventate compagne di viaggio quasi per caso fin dalle prime tappe.
Le vedo apparire e scomparire su queste spiagge sconfinate. Nazario, fiorentino fresco di laurea in ingegneria, ha scelto questo cammino come regalo a se stesso, una pausa di riflessione prima di tuffarsi nel mondo del lavoro. L'incontro con Giulia, una ragazza finlandese dal sorriso contagioso e dotata di un incredibile senso dell'ironia, mi regala esperienze da ricordare. Con il suo spirito avventuroso mi ha fatto scoprire grotte e anfratti nascosti fra le scogliere. Qua e là, scalinate in legno consumate dalla salsedine, scendono verso minuscole calette segrete, un tempo utilizzate dai pescatori locali per calare le loro barche. La macchia mediterranea, punteggiata dai fiori gialli delle ginestre e dal rosa pallido dei cisti, profuma l'aria salmastra. Praia dos Machados, un nome che portava con sé la promessa di un paradiso perduto. Le scogliere si stagliano con una maestà straordinaria, centinaia di massi nell'oceano che si lanciano contro le onde, danzando in un ritmo tanto caotico quanto affascinante. Cascate d'acqua scorrono eleganti, mentre tumultuosi mulinelli si formano e svaniscono in un balzo di bellezza impetuosa. Praia di Odsesh si svelava con la sua schiera di case bianche, affacciate su una spiaggia che pareva fragile, un'ansa di sabbia del fiume che, come una dolce melodia, raccontava storie di un mondo dove la bellezza e la serenità si intrecciano. Claudio ha percepito il cambiamento in me prima ancora che io stesso lo intuissi. Mentre io vivevo quel mutamento senza consapevolezza, lui lo riconosceva già. Sa che il viaggio non è solo un movimento attraverso spazi fisici, ma un cammino che trasforma, che modella il nostro essere. Ogni persona che incontriamo, con le loro storie e le loro esperienze, diventa una parte di noi, un tassello che arricchisce il nostro percorso. Una geologa canadese di nome Frankie prova a illustrarmi i processi geologici che hanno modellato queste coste, ma restiamo presto ammutoliti davanti alla maestosità del paesaggio. Scogliere verticali si slanciano verso il cielo, mentre sotto di noi l'oceano si dispiega in tutta la sua immensità. Presso il delta del Ribeira degli Azzurra, finalmente ecco i pescatori. Mi sono fermato sulla scogliera, affascinato a immortalare il loro lavoro, un momento vibrante di vita e tradizione in perfetto equilibrio con la natura. Un luogo magico di evasione dalle frenesie del mondo moderno. Una bolla di serenità senza tempo, come l'ha definita Claudio. Un angolo di vita in cui il tempo si è fermato, lasciandoci liberi di sognare. Nella seconda parte del percorso ho incrociato un gigante irlandese. Anche se non ci siamo nemmeno presentati, ci siamo capiti al volo, 2 chiacchiere, qualche consiglio pratico e poi con un sorriso ci siamo augurati buon cammino.
Dal nulla spunta infatti un tratto del Cammino di Santiago che inizia nell'Algarve, con frecce gialle che indicano il percorso e termos di tè allestiti per chi lascia una piccola offerta. Sulla spiaggia di Bordeira, tra le onde possenti dell'Atlantico, ho conosciuto Sara, un giovane medico italiano, e Bianca dalla Germania. L'acqua era gelida, tipica di maggio, ma il sole caldo e i nostri sguardi, in cerca di incoraggiamento reciproco, hanno avuto la meglio. Ci siamo tuffati insieme, ridendo e urlando mentre studiavamo il ritmo delle onde. La stanchezza del cammino è svanita, sostituita dall'energia pura dell'oceano e dalla gioia contagiosa che si prova quando ci si incontra per la prima volta, ma si avverte la stessa complicità di vecchi amici che si ritrovano. Dopo aver sbagliato sentiero e fatto dietro a front, abbiamo incontrato Giulia. Insieme, chiacchierando e condividendo l'esperienza di esserci persi, abbiamo ritrovato la strada fino a Villa d'Obispo. Arrivare al faro di Sagres è come attraversare bruscamente un confine invisibile. Dopo giorni di costa selvaggia incontaminata, dove l'unico suono era quello delle onde, mi ritrovo catapultato in uno scenario che non mi aspettavo. Da qui la costa dell'Algarve inizia a trasformarsi, perdendo la sua anima selvaggia per piegarsi alle logiche del turismo di massa. Le scogliere mozzafiato e i sentieri solitari stanno infatti per lasciare il posto a resort, spiagge attrezzate e locali alla moda. L'ennesima costa mediterranea standardizzata per le vacanze estive dei turisti europei. Dopo la breve e straniante incursione al faro di Sagres, sono fuggito rapidamente da quel caos organizzato, ritrovando rifugio nella piccola spiaggia segreta che avevo intravisto qualche chilometro a nord. Dalla scogliera di Das Fumas ho intravisto in lontananza una spiaggia che sembrava inaccessibile. Seguendo un sentiero incerto, come fosse tracciato solo nella mia immaginazione, sono riuscito a raggiungerla ritrovando Claudio. Lungo la costa verso Lagos, il sogno dell'Algarve selvaggio svanisce in una processione infinita di cemento, hotel che si contendono ogni metro di vista mare, ville dei cancelli dorati, residenze con piscine a sfioro. È il trionfo della speculazione edilizia, facilitata da un mare docile e accogliente. In questa glorificazione di cemento e asfalto, la natura sussurra la sua presenza in una miriade di piccoli miracoli. Fiori selvaggi che sbocciano tra le crepe dei muri a secco, in una tavolozza che va dal giallo intenso delle calendule al viola profondo degli hibiscus. È come se la natura, privata dei suoi grandi palcoscenici, avesse deciso di mettere in scena un'opera più intima ma non meno magnifica, trasformando ogni angolo dimenticato in un piccolo Eden di colori. In questo balletto di petali e profumi trovo una consolazione. Là dove l'uomo ha cercato di cancellare la grandezza selvaggia, la bellezza si è semplicemente reinventata, fragile e ostinata come l'ultimo raggio di sole sul mare.